Di tutti i personaggi giocabili nel franchise, Zeku è il set di mosse più grande fino ad oggi, rivaleggiando con il set di mosse di Dante in Marvel vs. Capcom 3 e nei giochi successivi in cui questo compare. Quasi tutte le citazioni di Zeku dopo la vittoria sono haiku, poesie giapponesi che seguono uno schema di 5, 7, 5 sillabe. Alcune eccezioni sono le citazioni da lui pronunciate dopo aver sconfitto Kage, Cody, Honda, Poison, Lucia e Jill, che sono più poetiche e attingono agli stili inglesi di haiku, ove una strofa viene composta secondo lo schema haiku, ma subito dopo viene seguita da contenuti spirituali o romantici, che contribuiscono a sottolineare gli obiettivi di Zeku circa la sua arte marziale e i suoi ideali. In molte di queste frasi e poesie si nota la sua saggezza e il rimprovero che spesso fa ai personaggi facenti parte della schiera dei cattivi sottolineano il fatto che lui sia un buono. È davvero fantastico sentirgli pronunciare certe parole taglienti e sagge, soprattutto dopo aver sconfitto un forte avversario nelle partite che giocate online. Le somiglianze di Zeku con Hiryu della serie Strider sono molte. Ad esempio la sua sciarpa rossa e ondulata, i capelli castani disordinati e l'abito blu con i kanji rossi, Art of War, situati sul petto. Uno dei suoi costumi da battaglia, quello nel quale indossa una specie di copricapo di vimini, nella sua versione giovane soprattutto, si basa palesemente all'aspetto di Hiryu, seppur con lievi modifiche. La cintura a marsupio di Zeku è molto simile a quella metallica di Hiryu e il tonfa che porta al fianco ricorda il cipher di Hiryu. Il tema musicale di Zeku contiene spunti tratti dal tema di apertura di Strider. Nella sua introduzione al combattimento, Zeku vola usando un aquilone simile a quello usato da Hiryu. Molte delle animazioni di Zeku, in entrambe le sue forme, sono ispirate alle animazioni di Hiryu di Strider e a quelle utilizzate quando è apparso nella serie Marvel vs. Capcom. Quello forse più simile di tutti è il suo salto in avanti e all'indietro nella sua forma giovane. Sono identici al caratteristico salto di Hiryu, nel quale, con il proprio corpo, assume la forma di una ruota, ma ce ne sono anche molte altre. Le mosse speciali di Zeku, Santaku Tobi e Asau Tobi, ricalcano rispettivamente le mosse di Hiryu Triangle Jump e Hassou Jump. Zeku ha anche uno slide kick identico alle Hiryu's Slide. La maggior parte dei calci speciali di Zeku sono accompagnati da un effetto sonoro simile a un'onda d'urto, identico all'arco di plasma generato dal cipher di Hiryu. Il Bushing Ram è ispirato alla capacità di Hiryu di produrre tagli dalla portata estesa. Le due V-skill, Kuchiyose Shi e B, ricalcano nella fonetica i robot di Hiryu, che effettuano l'attacco B o C, B, B, C, C. La parte finale della sua Critical Heart ricorda da vicino l'ipercombo di Hiryu vista nella serie Marvel vs. Capcom. Original Strider è il nome di un disegno che si può sbloccare giocando con Zeku. A causa di queste connessioni si teorizza che la serie Strider esista all'interno dello stesso universo condiviso della serie Street Fighter, che a sua volta è inserito nello stesso universo di Final Fight. È implicito che Zeku potrebbe essere stato il fondatore degli Striders. Inoltre Zeku stesso afferma che lui è lo Strider Hiryu di prima generazione. Lo Strider Hiryu che abbiamo visto nel gioco arcade del 1989 è lo Strider Hiryu di terza generazione. Non ci è dato sapere con certezza, ma possiamo con una certa sicurezza ipotizzare che sarà Guy lo Strider Hiryu di seconda generazione. Zeku non è l'unico personaggio che può cambiare stile di combattimento all'interno del franchise di Street Fighter. L'altro è Gen, il maestro Gen, anche se quest'ultimo non ringiovanisce, cambia solamente stile. La giacca di Zeku, nella sua parte posteriore, porta ricamata l'immagine del dio della guerra di Forgotten Worlds, che in giapponese si chiama Bushin. Il nome di questo boss ha dato il nome all'arte marziale del Bushin-Ryu, di cui Zeku è il 38esimo Gran Maestro. Questo almeno è stato affermato da Akira Yasuda,
che forse alcuni di voi ricorderanno con il nome di Hakimen, che abbiamo letto più volte nei titoli di coda nei giochi di Street Fighter. Zeku, come tutti i ninja, oltre al saper combattere, conosce anche alcune magie. Secondo le leggende giapponesi, i ninja erano in grado di trasformarsi, assumendo all'occorrenza sembianze diverse, anche di animali se necessario, oppure di sparire e rendersi invisibili. Non molti lo sanno o se ne sono resi conto, a causa del fatto che ciò avviene solo per un brevissimo istante durante la sua corsa. Ma anche Zeku è in grado di sparire. Osservate questo spezzone di video a rallentatore. Fantastico, vero? State bene attenti però. Zeku non sparisce durante la sua corsa normale, ma solo se la sua corsa avviene in forma X. Se questa tecnica viene eseguita con il giusto tempismo, cosa che vi avverto non è facile, potrete superare indenni qualsiasi attacco a distanza lanciato dal vostro avversario. Anche il Super Hadouken di Ryu, tanto per citare uno degli attacchi a distanza più distruttivi di tutto il gioco. Quello che è davvero fondamentale però, lo ribadisco, è il giusto tempismo. Zeku, inoltre, conosce una magia, un Bushu per l'appunto, in grado di ringiovanirlo all'istante, cosa che lo rende davvero unico in tutto il panorama di Street Fighter. Quando Ibuki vince un incontro combattuto contro Zeku, gli chiede di insegnargli la magia, il Bushu appunto, in grado di ringiovanire chi lo effettua, perché potrebbe servirle più avanti negli anni. Chissà, potrebbe essere questo il motivo che la spingerà a diventare una sua allieva? Rashid, addirittura, dice che la sua capacità di ringiovanire è una figata e gli chiede se può fargli un video mentre la esegue. Non sappiamo se Zeku abbia acconsentito o meno alla sua richiesta, ma è facile presumere che non abbia potuto farlo. Da buon ninja, infatti, Zeku agisce prevalentemente nell'ombra, per cui non può permettersi di finire su internet. Inoltre, sono certo che non gli importa niente di ricevere dei like o dei mi piace, cosa che invece a me interessa, per cui se questo video e il precedente sono di vostro gradimento, potete mettermi un bel like, sarà molto apprezzato. Ma torniamo a Zeku. Luke, anche lui, loda la capacità del maestro ninja di ringiovanire e ne rimane molto stupito. È interessante notare che il modo di combattere tra le due versioni, giovane e maturo, sia molto differente. Questo perché Zeku, nel corso degli anni, ha modificato lo stile di lotta insegnatogli dal suo maestro Genryusai. Lui già ne aveva perfezionato le tecniche prima di diventare il suo successore e vi aveva aggiunto le tecniche del Taijutsu, ma poi, maturando, nel corso degli anni, aveva evoluto ancor più l'arte marziale che gli era stata tramandata, e ciò è molto evidente osservando i suoi due stili di lotta. Se ci fate caso, la sua arte si è evoluta al punto che tra le mosse di Zeku maturo e il suo allievo Gai ormai ci sono poche attinenze. Diverso è il discorso se osserviamo il parco mosse di Zeku giovane e quello di Gai. In questo caso ci sono molte più somiglianze. Ciò significa che da quando Gai è diventato il 39esimo successore della scuola del Bushin-Ryu, l'arte marziale praticata da Zeku si è evoluta parecchio. Con questo non voglio dire che Gai usa tecniche antiquate e sorpassate, ci mancherebbe altro. Gai è un personaggio fortissimo e mi auguro che venga introdotto nel roster di Street Fighter 6. Quello che voglio dire è che entrambi i maestri hanno dato la loro impronta all'arte marziale del Bushin-Ryu, facendogli prendere strade simili ma allo stesso tempo molto diverse, entrambe ugualmente efficaci. A riprova di ciò,
vorrei sottolineare il fatto che anche Gai ha dato origine a tecniche che non sono nel parco mosse di Zeku maturo, né in quello di Zeku giovane. C'è chi afferma che lo stile di combattimento di Zeku giovane sia più adatto al combattimento corpo a corpo e che quello di Zeku maturo sia più adatto per il combattimento a distanza. Sebbene ad una prima occhiata al loro parco mosse ciò potrebbe sembrare vero, ad un esame più attento si vedrà che non è così. Ad esempio, Zeku maturo è in grado di generare una potentissima onda d'urto con i suoi calci, che colpisce fin quasi alla fine dello schermo. Inoltre, a seconda delle abilità che selezioniamo prima del combattimento, è in grado di far lanciare dal suo fidato falco da combattimento perfino un candelotto di dinamite, fin quasi alla parte opposta dello schermo, ma è anche in grado di effettuare delle combo devastanti quando è vicino all'avversario, per cui dire che Zeku maturo è maggiormente portato per il combattimento a distanza è davvero fuorviante. Inoltre, e questo vale sia per Zeku maturo che per la sua controparte giovane, la sua mossa segreta, per andare a segno, deve essere fatta vicino all'avversario, perché ha un raggio d'azione piuttosto breve. Il suo vantaggio, però, sta nel fatto che è in grado di sovrastare quasi tutte le mosse segrete dei suoi avversari. Potete constatarlo voi stessi vedendo i 3 video che ho dedicato all'argomento sul canale, intitolati Zeku's Finishers Against Everyone Else, numero 1, 2 e 3. Parlando invece di Zeku giovane, effettivamente ha un numero maggiore di combo da poter far subire all'avversario da distanza ravvicinata, ma il fatto che sia in grado di ordinare alla sua donnola di attaccare da qualunque distanza e il fatto che con la sua corsa, che in forma X soprattutto è davvero fulminea, è in grado di accorciare le distanze e colpire il suo avversario anche se un istante prima si trovava dalla parte opposta dello schermo. Ciò dimostra che è perfettamente in grado di colpire anche da lontano. Inoltre Zeku è in grado di combinare i suoi attacchi creando delle combo mentre si trasforma. Non è raro infatti, se utilizzato dai giocatori di un certo livello, vederlo eseguire combo inizialmente con Zeku maturo, trasformarsi in Zeku giovani e proseguire l'attacco, per poi ritrasformarsi in Zeku maturo e viceversa. Ciò rende molto delle sue combo veramente spettacolari e sottolineano la bravura del giocatore, forse più di ogni altro personaggio, perché lui è l'unico che in quei casi, oltre alla difficoltà della combo in sé, necessita anche di trasformazioni fulminee, cosa che con gli altri personaggi non è necessaria. Zeku inoltre è uno dei personaggi che più è in grado di combinare attacchi dalla distanza con quelli ravvicinati. Mi spiego meglio. Se Zeku giovane comanda la sua donnola di attaccare, dopo averlo fatto può decidere di correre incontro al suo avversario e di attaccarlo fisicamente, contemporaneamente all'attacco della donnola. Stesso dicasi se Zeku maturo comanda al suo falco di lanciare un candelotto di dinamite contro il suo avversario. Mentre l'avversario si protegge dall'esplosione, lui può provare ad attaccarlo. L'aiuto dei suoi animali da combattimento, anche qualora non dovesse portare all'esito sperato, ossia colpire l'avversario, tende comunque a creare per il vostro rivale un problema in più, un qualcosa in più di cui deve preoccuparsi e che spesso lo porta a mostrare il fianco agli attacchi fisici di Zeku. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace ed iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Io vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao!